Quando si viaggia non in aereo, cioè quando si viaggia in un modo che attraversa il paesaggio, quindi in macchina o in treno, si percepiscono tutti i piccoli cambiamenti del paesaggio e a volte si entra anche nelle case altrui. Quando ad esempio si passa in macchina davanti a una casa e c'è una persona fuori che sta sfaccendando, oppure una persona affacciata alla finestra in un casolare in lontananza, e io mi chiedo sempre, sono entrata per una frazione di secondo nella vita di questa persona che non sa nemmeno che io sia mai nata, non sa la mia esistenza, eppure questa persona è in qualche modo entrata anche nella mia vita, non lo so. Questa è anche la bellezza dei viaggi lenti, che poi lenti non sono, perché se avete mai fatto trekking, avete mai attraversato uno spazio un po' lungo a piedi, sapete la fatica che si va a arrivare da un chilometro all'altro, e come anche un solo chilometro che in macchina è un respiro che passa. Quando si fanno a piedi, magari anche con dei bagagli sulle spalle, perché si sta facendo una spedizione, un'avventura, anche 100 metri sembrano lontanissimi. Però c'è questa magia innegabile dell'attraversare il territorio e il paesaggio in modo più lento rispetto all'aereo, che ormai è diventato quasi la norma negli spostamenti, soprattutto quando il paesaggio è un paesaggio non conosciuto, un paesaggio che è diverso sia per latitudine, quindi anche per tipo di vegetazione, anche per il modo in cui vengono costruite le case, il modo in cui i contadini mettono insieme le balle di fieno da dare poi ai loro animali. Ricordo ancora quando ero bambina, anzi no, ragazzina, ormai adolescente, la prima volta che viaggiai nel continente, dalla Sardegna, e per la prima volta vidi le balle di fieno conservate come una specie di cilindro. Non le avevo mai viste, la cosa mi colpì moltissimo. Sì, queste sono le cose i piccoli piaceri dei viaggi, soprattutto quando ci si può permettere quando si ha il lusso di non dover guidare, quindi si ha tutto il tempo per guardare il paesaggio e vedere il modo in cui cambia il paesaggio. Non lo so, anche le spighe di grano, per dire, le spighe di grano sono anche nel posto dove io abito, però quando si è in un altro paese anche le spighe di grano sembrano diverse, hanno un giallo di colore diverso. Ecco, questo è parlando si sbaglia l'uscita.